Tanti di voi mi hanno chiesto una lezione aggiornata sulla particella ne completamente in italiano, quindi ecco che cosa facciamo nella lezione di oggi. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Se sei nuovo o nuova sul canale, prima di tutto benvenuto o benvenuta e sono molto contento di averti qui. Sul mio canale io pubblico video di grammatica, vocabolario, faccio vlog in giro per l'Italia, insomma faccio un sacco di cose, quindi se vuoi rimanere aggiornato su tutte le novità del mio canale non dimenticare di iscriverti e attivare la campanellina. Inoltre, se ti piacciono i miei contenuti e vuoi supportare il mio lavoro qui su YouTube, ti chiedo un piccolo favore, quello di lasciare un mi piace sotto questo video, mi aiuterà tantissimo. Ma adesso iniziamo subito con la lezione di oggi. Infatti oggi parliamo della particella ne. La particella ne insieme alla particella ci sono due grandi problemi per gli studenti di italiano, però non preoccuparti, sono sicuro che con questa lezione riuscirai a capire meglio come funziona. Innanzitutto devi ricordare che la particella ne è un pronome, quindi questo significa che sostituisce qualcosa all'interno di una frase. Però che cosa sostituisce? Beh, per capire che cosa sostituisce la particella ne, dobbiamo fare un piccolo passo indietro e parlare del partitivo. Forse già conosci che cos'è il partitivo, però facciamo una piccola ripetizione. Il partitivo in italiano serve per esprimere l'idea di parte di qualcosa, e questo è il partitivo in senso stretto, oppure serve per esprimere una quantità non specificata in numero. E come si fa ad esprimere quest'idea di partitivo in italiano? Beh, ci sono diversi modi. Innanzitutto il partitivo si forma con la preposizione di più l'articolo, quindi la preposizione articolata di. Questo è molto importante. Quindi dobbiamo unire la preposizione di con un articolo determinativo. Se la uniamo con un articolo determinativo singolare, allora avremo il partitivo in senso stretto, quindi parte di qualcosa. Per esempio, vorrei del pane. Vorrei del pane. Del di più il. In questo caso io sto dicendo che vorrei un po' di pane, una parte del pane, non tutto il pane del mondo. Un altro esempio è: posso avere del latte? Posso avere del latte, cioè un po' di latte, una parte di latte. Mi dai della pizza? Mi dai della pizza, cioè un po' di pizza, una parte di pizza. Però noi possiamo usare anche di più un articolo plurale, però in questo caso non intendiamo una parte di qualcosa, ma una quantità non specificata in numero. Per esempio, invito degli amici a casa. Invito degli amici a casa. Degli di più gli. In questo caso io sto dicendo che invito 2, 3, 4, 20 amici a casa, quindi una quantità di amici non specificata in numero. Però quando noi esprimiamo quest'idea di una quantità non specificata in numero, possiamo usare, oltre a di più l'articolo determinativo plurale, anche altre due parole: alcuni, alcune, oppure qualche. Ricordate che alcuni, alcune è sempre seguito da un nome plurale, invece qualche è sempre seguito da un nome singolare. Quindi noi possiamo dire: invito alcuni amici a casa, invito alcuni amici a casa, oppure invito qualche amico. Amico. Invito qualche amico a casa. Quindi dire invito degli amici, invito alcuni amici e invito qualche amico è esattamente la stessa cosa. E attenzione, anche se con qualche noi usiamo un nome singolare e diciamo qualche amico, non intendiamo un amico, ma comunque più amici, una quantità di amici non specificata in numero. Quindi anche se è singolare non vuol dire che l'idea è davvero singolare. È un po' come ogni. Quando noi diciamo ogni giorno non intendiamo un giorno, ma
più giorni, tutti i giorni. È esattamente la stessa logica. Ora che abbiamo ripetuto il partitivo, torniamo alla particella ne. Beh, la particella o pronome ne sostituisce una parola in senso partitivo, quindi introdotta da di più l'articolo singolare oppure di più l'articolo plurale, alcuni, alcune e qualche, e sostituisce anche le parole che sono introdotte da una quantità, per esempio molto, tanto, poco, chilo, litro, o anche semplicemente un numero. Per esempio, quanti amici hai? Quanti amici hai? Ne ho pochi, ma buoni. Ne ho pochi, ma buoni. In questo caso noi stiamo usando ne perché abbiamo pochi amici, quindi ne sostituisce amici. E dato che stiamo dicendo pochi amici, e pochi è ovviamente una quantità, possiamo sostituire amici con ne e dire ne ho pochi, ma buoni. Devo comprare le arance? Sì, comprane 1 chilo, grazie. Devo comprare le arance? Sì, comprane 1 chilo, grazie. In questo caso noi stiamo dicendo comprare cosa? Comprare 1 chilo di cosa? Beh, di arance. Dato che 1 chilo è una quantità, possiamo usare ne per sostituire di arance. 1 chilo di arance. Attenzione, come potete vedere in questa frase, io metto il ne alla fine del verbo e dico comprane, non ne compra. Questo perché compra è un imperativo e con gli imperativi i pronomi si mettono sempre dopo il verbo. Ecco perché comprane. Vuoi un'altra fetta di pizza? No, ne ho già mangiate 2. Vuoi un'altra fetta di pizza? No, ne ho già mangiate 2. In questo caso io sto sostituendo fetta di pizza. Quindi 2 di cosa? Ne ho già mangiate 2 di cosa? Beh, di fette di pizza. Per questo motivo possiamo usare il ne. Però attenzione, qui stiamo usando un passato prossimo. Infatti io dico no, ne ho già mangiate 2. Io cambio il participio passato mangiato in mangiate perché quando usiamo il ne dobbiamo cambiare il participio passato in base al genere e numero dell'oggetto che abbiamo sostituito con ne. In questo caso io sto dicendo no, ho già mangiato 2 fette di pizza e dato che fette, che è la parola che stiamo sostituendo, è femminile e plurale, cambieremo il participio passato da mangiato in mangiate. No, ne ho già mangiate 2. Ti va del caffè? Sì, certo, ne prendo un po'. Ti va del caffè? Sì, certo, ne prendo un po'. Quando noi in italiano diciamo ti va, intendiamo semplicemente dire vuoi, hai voglia di qualcosa, in questo caso del caffè. Quindi caffè in senso partitivo, un po' di caffè. E allora io rispondo sì, ne prendo un po'. Dato che qui sto dicendo un po' di cosa, una quantità, un po' di cosa, beh, di caffè, possiamo usare ne e dire ne prendo un po'. Come potete vedere però in ogni risposta io ho utilizzato la quantità. Non posso usare ne senza una quantità. Per esempio, se torniamo alla frase delle arance, io non posso dire compra 1 chilo. È necessario utilizzare il ne e dire comprane 1 chilo. E allo stesso modo non posso semplicemente dire comprane, perché non ho la quantità, devo specificare la quantità. Quindi dirò comprane 1 chilo. Devo usare sia la quantità che ne, altrimenti la frase suona un po' strano. E poi, ovviamente, se dimenticate il ne, io forse sono ancora in grado di capire quello che state dicendo. Però se volete sembrare italiani e quindi parlare come parliamo noi italiani, non dimenticate il ne. Un'altra cosa molto importante è non confondere la particella ne con i pronomi oggetto diretto lo, la, li e le. Ti piace il latte? Sì, lo bevo ogni mattina. In questo caso, ovviamente, non è necessario usare il ne, perché io ti sto chiedendo, ti piace il latte? E tu mi rispondi, sì, lo bevo, cioè bevo il latte ogni mattina. Non mi stai dando nessuna informazione sulla quantità. Quindi, dato che non stiamo parlando di una quantità, posso usare un normale pronome oggetto diretto. Ne non è necessario. Però, se io ti chiedo,
ti piace il latte? E tu mi rispondi sì, ne bevo tantissimo. In questo caso non posso dire lo bevo tantissimo, perché io sto usando tantissimo. E che cos'è tantissimo? Beh, è una quantità. E quindi per questo motivo, dato che nella risposta sto aggiungendo un'informazione relativa alla quantità di latte, tantissimo di cosa? Di latte, dovrò usare il ne e dire sì, ne bevo tantissimo. Vediamo un'altra frase. Hai comprato il gelato? Sì, l'ho comprato e ne ho mangiato un po'. Hai comprato il gelato? Sì, l'ho comprato e ne ho mangiato un po'. Nella prima parte della frase, dove dico sì, l'ho comprato, lo ho comprato, userò un pronome oggetto diretto, perché non ho una quantità. Sto dicendo che ho comprato il gelato. Invece nella seconda parte della frase, dato che ho detto e ne ho mangiato un po', ho una quantità. Un po', e quindi per questo motivo dovrò usare il ne. Quindi come vedete in una frase io posso usare anche entrambi, posso usare un pronome oggetto diretto e ne. Dipende soltanto dal fatto di avere o non avere la quantità. Se hai una quantità usa ne, se non hai una quantità usa un pronome oggetto diretto. Benissimo, io spero che con questa lezione voi abbiate capito meglio come funziona il ne. Poi il ne ha tantissime altre funzioni, soprattutto per quanto riguarda i verbi pronominali. Ho fatto tanti video sui verbi pronominali sul mio canale che magari vi lascio qui sotto in descrizione. Però queste sono le regole più importanti per quanto riguarda il ne, che sostituisce frasi o espressioni di quantità oppure in senso partitivo. Come sempre, se avete delle domande fatemi sapere qui sotto, e se il video vi è piaciuto e volete supportare il mio canale lasciate un bel mi piace, mi aiuterà tantissimo. E anche non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina, così verrete notificati ogni volta che pubblico una nuova lezione oppure un nuovo vlog. E voglio anche ricordarvi che ho una pagina Instagram che si chiama Teacher Stefano, dove io pubblico lì contenuti quasi ogni giorno, storie, quiz, foto dei miei viaggi in Italia. Insomma, sono sicuro che vi piacerà tantissimo. Noi per il video di oggi abbiamo finito. Come sempre spero che vi sia piaciuto. Ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!